Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare questa simpatica casetta delle fate che potete trasformarla in portabiscotti, portacialdi, ciò che più volete. Si può aprire il nostro barattolo e all'interno potete mettere ciò che gradite. Potete mettere una scatola di plastica all'interno o di vetro, oppure lasciare semplicemente i biscotti all'interno della loro scatolina e metterlo all'interno e poi andare a chiudere con il tappo sopra. Sarà molto bella e simpatica per i vostri bimbi o per voi stessi la mattina fare colazione con questa bellissima casetta. Ho messo le finestre qui sopra e anche sotto, poi ho fatto la porta, volendo si può aprire la porta, vi ho fatto vedere come fare per aprirla, è molto carina e molto sfiziosa. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la casa delle fate sono partita dalla base. Innanzitutto vado ad utilizzare un uncinetto numero 4 mm e una lana bella spessa in modo da poter realizzare la base. Sono partita da un anello magico di 6 maglie, poi ho fatto un aumento in ogni maglia e sono 12 maglie, poi ho fatto una maglia in aumento per tutto il giro e sono 18 maglie, poi ho fatto ogni 2 maglie un aumento e sono 24 maglie, poi ho fatto ogni 3 maglie un aumento e sono 30 maglie, poi ho fatto ogni 4 maglie un aumento e sono 36 maglie, poi ho fatto ogni 5 maglie un aumento e sono 42 maglie, poi ho fatto ogni 6 maglie un aumento e sono 48 maglie, poi ho fatto ogni 7 maglie un aumento e sono 54 maglie, poi ho fatto ogni 8 maglie un aumento e sono 60 maglie. Poi ho lavorato le 60 maglie a mezza maglia e l'ho lavorate in costa, quindi in costa dietro. Ho lavorato solo in costa dietro in modo da alzarmi. Andiamo a lavorare in costa il primo giro e lo facciamo a mezze maglie. Lavoriamo le nostre 60 maglie così come si presentano, però lavorandole in costa e lavorandole a mezze maglie, quindi in costa e a mezze maglie il primo giro. Facciamo un secondo giro lavorato a mezze maglie e un terzo giro. Dal quarto giro però, invece di 60 maglie dobbiamo togliere 10, quindi dobbiamo lavorare avanti e indietro, quindi di andata e ritorno, in modo da lasciare queste 10 maglie vuote. Quindi quando arrivate qui che avete lavorato 50 mezze maglie, dovete poi ritornare indietro e lavorare i restanti giri. Quindi qui ne avevamo fatti 3, poi ho fatto 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 giri. Fate 12 giri di mezze maglie e poi nel 12° giro dobbiamo andare a fare le catenelle in modo da chiudere questa parte qui della porta. Con le 10 catenelle saranno nuovamente 60 maglie e dobbiamo ora andare a lavorare le 60 maglie alzandoci, quindi dobbiamo lavorare anche sulle catenelle. Alla fine ho fatto 10 giri di mezze maglie, di 60 mezze maglie, perché mi va bene questa altezza. Poi decidete voi l'altezza che volete dare e in base all'altezza che volete fare alla vostra casetta delle fate andate ad aumentare o diminuire i giri. Quindi io, oltre arrivata a questo punto, mi sono collegata con la catenella con le 10 maglie e poi ho lavorato le 60 maglie per 10 giri. Ho staccato il filo e poi ho messo un cartoncino all'interno, ho praticamente tagliato e l'ho inserito all'interno e l'ho fermato con un po' di colla a caldo. Ho poi tagliato la porticina qui con le forbici, sono andata a ritagliare le forbici, potete utilizzare anche un taglierino, quello che preferite. Andate a ritagliare la porta così senza staccarla. Se la staccate uguale potete anche poi incollarla nuovamente come preferite. E andiamo a fare la porta. Per la porta io ho fatto in questo modo, ho fatto 16 catenelle e poi ho lavorato in costa le 16 catenelle per 12 giri, lavorando in costa a maglie basse. Ho terminato così la porta e poi la vado ad incollare o a cucire su questa porticina qui che abbiamo realizzato. La incolliamo in questo modo a metà, quindi facciamo andare un po' più su
qui lasciamo 2 centimetri sopra e 2 centimetri sotto, in modo che possa coprire così tutto lo spazio vuoto della porta. Fatto questo, ho aggiunto anche la base sotto di cartoncino in modo che sia più stabile, e ora possiamo andare a fare il tetto. Per realizzare il tetto ho utilizzato questo colore e sono andata a fare un anello magico di 6 maglie, poi ho fatto un aumento di ogni maglia e sono 12 maglie, poi ho fatto una maglia e un aumento per tutto il giro e sono 18 maglie, poi ho fatto ogni 2 maglie un aumento e sono 24 maglie, e poi ho lavorato le 24 maglie per 4 giri, poi ho fatto ogni 3 maglie un aumento e sono 30 maglie, ho lavorato le 30 maglie per 4 giri, poi ho fatto ogni 4 maglie un aumento e sono 36 maglie, ho lavorato le 36 maglie per 3 giri, poi ho fatto ogni 5 maglie un aumento e sono 42 maglie, ho lavorato le 42 maglie per 3 giri, poi ho fatto ogni 6 maglie un aumento e sono 48 maglie e ho lavorato le 48 maglie per 3 giri, poi ho fatto ogni 7 maglie un aumento e sono 54 maglie, ho lavorato 54 maglie per altri 2 giri, e poi ho fatto ogni 8 maglie un aumento e sono 60 maglie, e poi terminato questo giro di 60 maglie vado a fare questi petali alla fine, quindi vado a lavorare ogni 15 maglie, vado a fare il petalo, in tutto sono 4 petalini che andremo a fare, e li andiamo a fare come vi faccio vedere questo, andate a ripetere per tutti. Lavoriamo 15 maglie basse e poi rigiriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo 15 maglie. Ho lavorato le 15 maglie, ora giro il lavoro in questo modo e lavoro nuovamente 15 maglie su quelle appena lavorate. Giriamo e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 13 maglie lavorate. Giriamo e lavoriamo nuovamente 13 maglie basse. Giriamo e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 11 maglie basse. Giriamo e lavoriamo nuovamente 11 maglie basse. Giriamo e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 9 maglie lavorate. Giriamo e facciamo nuovamente un altro giro di 9 maglie basse. Ora, per rifinire tutta la parte dopo aver fatto i 4 petali, possiamo andare a rifinire con delle maglie basse o delle maglie bassissime, quello che preferite. Quindi entriamo normalmente in ogni maglia così e facciamo la nostra maglia bassa o bassissima in base a come preferite per tutto il giro, e così andiamo a rifinire i petali. Terminato il giro di rifinitura possiamo andare a staccare, lasciamo il filo lungo in modo da poterlo cucire. Questo sarà il tetto della nostra casa. Andiamo poi a fermare il tetto con gli spilli così, e poi andremo a cucire. Volendo, all'interno di questa parte qui superiore del tetto possiamo mettere un po' di vatta sintetica e poi andare a fare un tappo per chiudere sotto, semplicemente facendo i nostri aumenti fino ad arrivare alla larghezza in cui avete inserito l'ovatta. Questo è facoltativo perché dobbiamo comunque aggiungere sopra i petali. Io vado a fare 4 petali con questo filato rosa più scuro e poi vado a fare altri 4 petali con questo rosa un pochino più chiaro, vedete la differenza? Quindi i petali saranno questi, uno con questo rosa, cioè 4 con questo rosa più chiaro e 4 con questo rosa più scuro. Quindi oltre al tetto dobbiamo andare a realizzare 8 petali, 4 di un colore e 4 dell'altro colore. Gli 8 petali vanno fatti tutti allo stesso modo, quindi l'unica cosa sarà il colore diverso, 4 di questo colore e 4 dell'altro colore di rosa più scuro, però il modello è identico. Dobbiamo fare, per realizzare i petali, 3 catenelle. Giriamo le nostre catenelle e andiamo a lavorare per altri 3 giri 3 maglie basse.
giriamo, lavoriamo nuovamente 3 maglie basse e di nuovo 3 maglie basse. Ora giriamo il lavoro e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 5 maglie lavorate. Lavoriamo le nostre 5 maglie per altri 2 giri. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 7 maglie e lavoriamo le 7 maglie per altri 2 giri. Lavoriamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 9 maglie lavorate. Lavoriamo le 9 maglie per altri 2 giri. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 11 maglie. Lavoriamo le 11 maglie per altri 2 giri. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 13 maglie. Lavoriamo le 13 maglie per altri 2 giri. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 15 maglie. Lavoriamo le nostre 15 maglie per un altro giro soltanto. Ora facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 13 maglie basse e poi facciamo un altro giro di 13 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia saranno 11 maglie basse e facciamo un altro giro di 11 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia saranno 9 maglie basse e facciamo poi un altro giro di 9 maglie basse e poi andiamo a fare un giro per rifinire sempre a maglie basse o a maglie bassissime in modo da rifinire tutta la parte. Terminato anche il giro di 9 maglie basse andiamo a fare la rifinitura a maglie basse o bassissime come vi piace per tutto il petalo e andiamo a rifinire la parte così. Facciamo tutto il giro in modo da realizzare così la fine del petalo e dobbiamo fare 4 petali di questo colore e 4 petali di quest'altro colore. Ora sul tetto che abbiamo realizzato dobbiamo andare a cucire anche i petali, quindi mettiamo prima questi con la base più chiara, rosa più chiara, poi li dobbiamo mettere alternati in modo che esca fuori il petalo del tetto tra uno e l'altro e la stessa cosa poi andiamo a fare con gli altri petali più scuri, andremo a posizionare su quelli in modo che esca un po' fuori l'altro, quindi andate, non importa se andate un pochino più fuori, dovete andare a posizionarli poi in questo modo. Per prima cosa andiamo a posizionare il tetto, poi andiamo a posizionare i petali più chiari e poi quelli più scuri. Per prima cosa andiamo a cucire i nostri petali dello stesso colore in modo da unire queste due parti, quindi andiamo a posizionare così, possiamo andare a cucire oppure facciamo delle maglie bassissime in modo da unirle, come preferite, potete utilizzare sia ago e filo che lo stesso uncinetto e andiamo a posizionare tutti e quattro i petali in modo da fare la cupoletta che poi andremo a posizionare sul tetto. Per realizzare il calice che andrà posizionato sul tetto e sui petali andiamo a fare con il filato verde un anello magico di 6 maglie, poi lavoriamo le 6 maglie per 4 giri, un aumento in ogni maglia saranno 12 maglie, poi facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie, ogni 2 maglie un aumento e sono 24 maglie, ogni 3 maglie saranno e un aumento facciamo 30 maglie e poi andiamo a lavorare le 30 maglie per altri 2 giri. Fatto questo, dopo aver lavorato le 30 maglie per altri 2 giri, facciamo questa parte qui del calice e dobbiamo fare in questo modo. Per realizzare questa parte qui del calice andiamo a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi facciamo una maglia bassissima nella prima delle nostre 6 catenelle e poi andiamo a fare 2 mezze maglie
e le restanti le facciamo a maglie alte fino ad arrivare alla base. Poi entriamo alla base e facciamo una maglia bassissima nella maglia qui e poi un'altra maglia bassissima nell'altra, e proseguiamo questa lavorazione per tutto il giro. Quindi facciamo 6 catenelle, una maglia bassissima nella prima maglia, 2 mezze maglie, le restanti a maglie alte e poi una maglia bassissima nella prima delle maglie seguenti e poi l'altra bassissima, e ripetiamo per tutto il giro questa sequenza. Quindi una maglia bassissima qui e l'altra nella prossima maglia, e ripetiamo per tutto il giro. Se volete che siano un pochino più distanti potete fare anche 3 maglie bassissime in modo da distanziare di più questi petalini. Terminato il giro possiamo staccare, lasciare il filo lungo e poi andare a cucire sul tetto e sui petali. Per realizzare il tetto sulla porta qui, che andremo a posizionare sul nostro portoncino e sarà anche un fiorellino, diciamo, andiamo a fare 16 catenelle, poi lavoriamo 16 maglie basse sulle nostre 16 catenelle e dobbiamo realizzarne dei due colori che abbiamo fatto i petali, quindi rosa più chiaro e rosa più scuro. Io ho fatto già rosa più chiaro, ora vado a fare quello rosa più scuro. Ho lavorato le 16 catenelle, ora vado a fare altre 3 in modo da realizzare così la mia prima maglia alta, poi vado a fare la seconda e così fino ad arrivare a 16 maglie alte lavorate nelle catenelle. Giriamo poi il lavoro e andiamo a fare 2 catenelle e poi saltiamo la maglia di base, quella successiva, andiamo nell'altra e lavoriamo 6 maglie alte nello stesso punto. Lavorato le 6 maglie alte andiamo a saltare 2 maglie, entriamo nella successiva e facciamo una maglia bassissima e di nuovo saltiamo 2 maglie, entriamo nell'altra e andiamo a fare le nostre 6 maglie lavorate nello stesso punto, 6 maglie alte. Ripetiamo l'operazione fino a concludere le maglie e questa sarà la parte superiore della porta. Possiamo ora staccare il filo e andremo a cucire una sull'altra così, e poi andiamo a posizionare sulla porta cucendo con il filato celeste. Andiamo a realizzare la finestra, possiamo fare una catenella di 12 maglie e poi lavoriamo le 12 maglie fino all'altezza che vogliamo dare alla finestra. Possiamo fare un 10 giri di 12 maglie a maglie basse. Terminati i nostri giri possiamo staccare il filo e poi andiamo a rifinire a mezze maglie il bordo della finestra e andiamo a fare le nostre mezze maglie lungo tutto il bordo in modo da rifinire così l'estremità. Negli angoli andiamo a lavorare 2 o 3 maglie insieme in modo da far venire l'angolo più appuntito e non rotondo. Terminato il giro possiamo staccare il filo. La parte centrale
la possiamo fare o utilizzando lo stesso colore che abbiamo utilizzato qui per l'esterno, oppure l'altro colore, in modo da richiamare il lavoro. Possiamo fare una catenella di 10 o 12 maglie in base a come lavorate. Dobbiamo andare a coprire la parte dall'alto e il basso. Andate un po' a misurare, nel caso andate ad aggiungere qualche altra catenella o a diminuire, e dobbiamo coprire questa parte qui centrale e facciamo le mezze maglie sulle nostre catenelle. Andremo a fare poi un'altra catenella dall'altro lato in orizzontale, quindi una in verticale e l'altra in orizzontale. Facciamo le nostre mezze maglie in modo da andare a rifinire così la finestra. Questa parte la potete fare anche con lo stesso colore che avete utilizzato per l'esterno, decidete voi come più vi piace. Quindi andrò a rifinire questa parte qui e poi ne vado a fare un'altra orizzontale. E volendo, sulla finestra andiamo a fare la stessa decorazione che abbiamo fatto sulla porta, queste due diciamo tettoie a forma di petali, in modo da rifinire anche la finestra come abbiamo fatto per la porta. Per il tetto andiamo a fare una finestra tonda e realizziamo un anello magico di 6 maglie. Poi stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento di ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia a un aumento e saranno 18 maglie. Terminato il giro andiamo anche qui a bordare con delle mezze maglie tutto il contorno con il colore che preferite. Facciamo tutto il giro in questo modo e poi la parte centrale andremo a fare solo delle catenelle, in modo da realizzare così le righe per il vetro, che questa è più piccola, quindi non andremo a fare le mezze maglie ma andremo a fare una catenella. E anche qui possiamo utilizzare o lo stesso filato che abbiamo utilizzato per l'esterno, oppure possiamo utilizzare l'altro filato in modo da richiamare i colori. Poi realizziamo le nostre catenelle sia in verticale che in orizzontale in forma di croce e andiamo così a rifinire la finestra. Per realizzare le foglie per decorare sia intorno alla casetta che sulla finestrella qui più piccola, facciamo una catenella di 8 maglie con il filato verde e poi andiamo a fare una maglia bassissima nella prima maglia, quindi facciamo una catenella per girare, poi facciamo una maglia bassissima nella prima maglia, poi lavoriamo 3 mezze maglie, poi lavoriamo le restanti a maglie alte fino ad arrivare alla fine della catenella. Facciamo l'ultima maglia alta nell'ultima catenella e poi giriamo il lavoro e proseguiamo con le maglie alte fino ad arrivare a specchio dall'altro lato, dove abbiamo fatto le 3 mezze maglie. Facciamo le 3 mezze maglie e poi una maglia bassissima e questa sarà la fogliolina. Quindi giriamo il nostro lavoro e ricominciamo da questa parte con le maglie alte fino ad arrivare dall'altro lato, dove abbiamo fatto le nostre 3 mezze maglie. Andiamo a fare 3 mezze maglie a specchio. Le foglioline le potete fare più grandi, più piccole, come più vi piace, andate un po' ad alternare in modo che sia più carino la lavorazione. Potete anche utilizzare un altro filato verde più chiaro, più scuro, in modo da fare le vostre foglioline e andare così a completare il lavoro. Fatto anche le maglie
andiamo a fare la nostra maglia bassissima e queste saranno le foglioline. Li andremo a mettere 2 sulla finestrella di queste dimensioni in modo da coprire la parte superiore della finestra, mentre tutto intorno possiamo realizzare la catenella di più o meno maglie in base alla grandezza che potete dare alla foglia. Di finestre potete farne quante ne volete, ne potete fare solo 2 o 3 oppure fate tutte tonde, come più vi piace. Su questi petalini andiamo a fare un altro verde in modo da completare così anche il calice di questo fiore che andrà sulla porta e sulla finestra. Quindi andiamo a fare un altro un po' più piccolino di catenelle utilizzando sempre lo stesso metodo e andiamo a fare così anche il calice per quanto riguarda la porta e la finestra. E poi andremo a fare una catenella in modo da simulare lo stelo del fiore che partirà da giù fino ad arrivare sulla porta e anche sulla finestra. Questa casetta delle fate può essere anche utilizzata come portacialde, come portabiscotti, basterà mettere un semplice barattolo di vetro o di plastica all'interno e così fate la vostra portabiscotti, o potete semplicemente mettere il vostro sacchetto di biscotti all'interno, come preferite. Questa è la mia casetta terminata, ho applicato i petali, li ho cuciti qui, potete andare a vedere su Instagram come li ho cuciti, e poi ho applicato anche la finestra con le 2 foglie e sopra ho messo il calice cucendolo tutto intorno. Poi dopo aver fermato il tutto ho messo anche il cartoncino sotto, volendo potete rivestire anche ad uncinetto, e ho messo l'ovatta sintetica in modo da rivestirlo, e poi ho fatto anche una base qui ad uncinetto, una semplice catenella per rifinire anche questo bordo qui del cartoncino. Ho applicato la porta, i fiorellini così come ho detto, i petali in questo modo, e anche sulla finestra ho fatto la stessa cosa. Ho applicato poi questa catenella di 40 maglie, poi ho fatto 40 maglie basse sulla catenella e poi ho fatto lo stesso lavoro che ho fatto qui per i petali alla fine della catenella, e sono andata poi a cucire il tutto. Ho applicato anche le strisce alla finestra e così anche all'oblò della finestrina piccola sopra. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e ciao ciao, lavoriamo che ci consoliamo. Ciao!